Buongiorno a tutti, sono Enrico Crippa. Abbiamo visto con Dennis Panzeri la preparazione degli agnolotti del Plin ai 3 arrosti col sugo d'arrosto, classici piemontesi. Ora ci siamo finalmente trasferiti nella mia cucina, nella cucina di Piazza Duomo. Iniziamo a preparare la nostra ricetta di agnolotti al barbecue con il maiale nero di Cavour. Mi darà una mano Jacopo, che è qua con me. Prepariamo subito la marinata per conciare le carni che andranno a cuocere in forno. Andiamo a unire zucchero moscovado, whisky e iniziamo a fare sciogliere i due elementi. Poi mettiamo la paprika, del pomodoro secco, aglio nero tritato secco, del sale, del pepe e il fondo bruno. La giriamo e la rigiriamo su se stessa per circa 3-4 minuti. Quando tutti gli elementi sono ben amalgamati insieme, abbiamo appunto questa pasta collosa, molto profumata, e ora Jacopo andrà a spalmare la marinata su tutta la superficie della carne. Per fare il ripieno abbiamo bisogno della pancetta di maiale nero e di uno stinco di maiale nero. Già possiamo sentire un buon aroma leggermente affumicato perché usiamo un whisky torbato e poi la paprika dà ancora più profondità. Adagiamo così la carne dentro la nostra casseruola, partiamo da freddo in un forno caldo con un coperchio e lasciamo stufare in forno. Possiamo ora controllare se in forno tutto è andato per il meglio, la carne sarà sicuramente pronta, morbida e cotta, e possiamo poi passarla al tritacarne. La carne deve rimanere asciutta, non deve avere troppo liquido sul fondo della casseruola. Procediamo con la pulizia dello stinco e facciamo a pezzettini anche la pancetta. In questo caso andiamo a macinarla ancora un po' tiepida perché abbiamo bisogno di estrarre tutte le parti gelatinose e grasse del maiale. Andiamo a completare il ripieno con la roviola delle nostre valli. Un po' di whisky, sempre whisky torbato, un po' di Worcester sauce e un pizzico di sale. Siate sempre leggeri con il sale perché amalgamiamo bene, assaggiamo e poi se manca possiamo riaggiungerlo, ma se ne mettiamo troppo subito potremmo rimanere fregati. Molto gustoso, untuoso e con questo retrogusto di affumicato, di torbato, molto intrigante. Benissimo, abbiamo finito con il ripieno. Prepariamo la pasta per confezionare l'agnolotto. Una pasta fresca normale, la teniamo leggermente morbida ma non troppo molle, deve essere un po' tenace. Una volta che abbiamo l'impasto pronto, Jacopo lo spezzerà e andrà a inserirlo nella macchina per la pasta. Facciamo una banda abbastanza lunga, la tagliamo in due. Su una parte dei 2 fogli di pasta spolveriamo un po' di paprika. Adagiamo l'altro foglio sopra la paprika e stendiamo ancora una volta come sta facendo ora Jacopo. Stendiamo la pasta fine come ci piace a noi e confezioniamo gli agnolotti. Distanziamo il ripieno uno dall'altro. Ricopriamo con un altro foglio di pasta e con l'aiuto di un coppapasta andiamo a formare dei bottoni. Siamo pronti a preparare l'emulsione di burro affumicato per amalgamare gli agnolotti
dopo che saranno cotti. Quindi abbiamo un pochettino di acqua che sta fremendo nella nostra padella e metto il burro affumicato per creare l'emulsione. Andiamo a fare un burro montato. Procediamo ora alla preparazione della salsa barbecue per condire in chiusura i nostri agnolotti. Jacopo metterà prima whisky e zucchero moscovado, poi paprika, un po' di sale, anche qua con il sale sempre delicati per poi chiuderlo dopo averlo assaggiato. La Worcester, la salsa rubra, ecco la salsa è pronta. Dopo averla assaggiata e averla regolata se serve di sale, mettiamo un paio di cucchiai nel sugo d'arrosto sul fuoco. Ancora un po', voilà. Facciamo sobbollire leggermente in modo da ridurla un po' e tirare un po' la salsa che sia bella legata per poi metterla in chiusura sopra al nostro agnolotto. La salsa ora è pronta, la mettiamo un attimo sul piano della stufa e procediamo con la preparazione del brodo di speck. Dopo aver affettato le cipolle andiamo a rosolarle con un po' di olio, una rosolatura abbastanza allegra che porti un po' la cipolla a divenire croccante. Stiamo attenti sempre comunque a non colorarla troppo. Ci siamo quasi, un bel colore, le spostiamo dal fuoco vivo, andiamo sulla piastra, controlliamo ancora la rosolatura, facciamo scendere un po' la temperatura della padella e le, tra virgolette, spegniamo con il vino bianco. Il vino bianco è importante perché darà questa punta di acidità nel brodo che sgrasserà i sentori della carne di maiale, dello speck e porterà un gusto più incisivo, più schietto, più interessante. Una volta che è tutto ben evaporato, trasferiamo le cipolle in un pentolino, mettiamo ora lo speck insieme alle cipolle e con lo speck e le cipolle versiamo dell'acqua fredda, la proporzione che ci serve, coperchio, facciamo bollire molto lentamente per circa un'ora, un'ora e mezza sull'angolo della stufa. Trascorso questo tempo il brodo sarà pronto, lo assaggiamo, sentiamo se è regolato giusto di sale, possiamo filtrarlo. Schiacciamo leggermente senza fare troppa pressione, recuperiamo il brodo e il grasso, dopodiché mettiamo il liquido con il suo grasso nella sac à poche per decantare l'uno e l'altro. Lo appendiamo su una mensola della vostra cucina e possiamo vedere che le impurità andranno sul fondo della nostra sac à poche, il liquido, cioè il brodo, rimane nel mezzo e la parte grassa va in superficie. Trascorso 10 minuti, 15 minuti, tagliamo qui sotto, tiriamo via le impurità, facciamo scendere il brodo, fermiamo e recuperiamo il grasso. Il grasso ci servirà per metterne un cucchiaio sul fondo della nostra tazza da consommé che accompagneremo vicino al raviolo. A questo punto possiamo procedere con la cottura. Abbiamo l'acqua salata che bolle, buttiamo gli agnolotti nell'acqua, li lasciamo bollire per 3-4 minuti, li scoliamo poi molto delicatamente con una schiumarola nel burro montato affumicato. Li emulsioniamo nel burro affumicato, la nostra salsa barbecue è calda, il brodo è già caldo, possiamo andare a impiattare il nostro agnolotto. Mettiamo 5 o 6 ravioli a corona, irroriamo con un po' di salsa di burro, nappiamo con un po' di salsa barbecue i ravioli, vedete che i colori che ci sono nella pasta del raviolo li ripetiamo anche nella salsa.
Chiudiamo poi il piatto con delle foglie di crescione, delle foglioline di rucola lobata, dei fiori bianchi di begonia, qualche fiore di begonia rosa, fiori di acetosa tuberosa rosa e acetosa butterfly bianca. I fiori sono tutti fiori che hanno una nota acida, quindi aiuteranno a sgrassare ulteriormente la carne di maiale, che è il principale elemento del nostro agnolotto. Vicino appunto, per prolungare il gusto del piatto, il brodo di speck con il suo grasso. Eccolo qua nella tazza da consommé, vedete che il grasso viene in superficie, forma questi occhi che sono gustosi e ricordano i brodi di una volta con il grasso in superficie. Questa è la mia versione dell'agnolotto di maiale nero di Cavour con brodo di speck e salsa barbecue. Io e Jacopo vi mandiamo un grosso saluto da Alba, vi aspettiamo qua, un abbraccio a tutti gli amici di Italia Squisita. Ciao!